Se siamo qui a fare questo dopogare perché tutto si è risolto e ne possiamo parlare. Affronteremo questo episodio per filo e per segno, come sempre ripercorrendo tutto nel dettaglio in ordine cronologico. Poteva andare molto peggio e si è rischiata la tragedia. È andata bene, fra virgolette, in tutte le sventure che ci sono state. Fortunatamente tutti stanno bene, abbiamo ricevuto notizie rassicuranti dai piloti. Oltre a Brivio che lascia ufficialmente tra causa a fine stagione e Tech3 che rinnova con KTM, ci sono altre bombe di mercato che sono uscite nel fine settimana e ora in ogni GP ne escono di ogni, quindi bisogna segnarsele, se no si perdono. Di quello come sempre ne parleremo a brevissimo nel format lato mercato, quindi se non siete ancora iscritti fatelo cliccando sul tastino e anche su quella a fianco della campanella, così vi arrivano le notifiche dei video che escono. È gratis, non vi costa nulla. Così iniziamo a prepararci anche per il weekend del Mugello, perché vi posso dire che ci sarò e salteranno fuori cose molto fighe. Vi tengo aggiornati sul mio Instagram, quindi passate a seguirmi lì per ogni dettaglio. Massimo Chiles ragazzi, che pilota. Io ne ero certo che fosse molto guardingo nella gara e che non aveva scoperchiato le sue carte. È stato un weekend simile a quello di Le Mans, dove non ha ammazzato tutti anche nelle prove e nelle qualifiche, però credo che faccia anche parte del suo metodo di lavoro, cioè di preparare al meglio la gara, perché non bisogna considerarlo fuori quando lo si vede appena indietro. Forse in questa gara c'erano di più i presupposti per darlo in difficoltà perché era più indietro, sembrava essere più lento, però ne ero certo che sarebbe venuto fuori negli ultimi giri e ha fatto anche una grande prova di forza, perché una volta sbucato ha dato la mazzata a tutti stando lì, proprio facendo capire che non ce n'era per nessuno e che lui è 3-4 spanne sopra. Colpo importante anche per il mondiale, perché Pitito Fernandez è durato poco davanti ed è finito dietro nel gruppo. Carpe ha beffato un Muñoz che aveva tentato l'impresa all'ultima curva su Chiles, tagliando il traguardo sull'erba addirittura in volata, e il pilota KTM ufficiale riesce anche appunto a prendere qualche punto su Pitito Fernandez. Belle le sorprese questo weekend, come Danish che aveva fatto un gran venerdì, Brian Uriarte e Rios anche se si è steso, così come grandi rimonte di Pratane o Gorman, che se non avesse avuto la penalità sarebbe stato della partita più in alto, forse, in gara. Delusione flop invece Valentin Perrone, che è partito dalla pole, aveva dimostrato un buon passo, ma è partito male e non ha mai ingranato, finendo 12°, si può dire tranquillamente un'occasione persa. Giornata super no anche per gli italiani, con Bertella a malapena 14°, Pini weekend nero con una brutta partenza, addirittura 2 long lap da scontare, e Carraro a terra. Torna alla vittoria il pupillo Manu Gonzalez in una gara della Moto2 che l'ho vista con un occhio puntato sulla TV e l'altro puntato sul Milan, canale del calcio sempre in descrizione se siete appassionati. Almeno non c'è stata la contemporaneità con la MotoGP, partita alle 12 che finiva giusto in tempo per poi vedere la MotoGP alle 14, tutto perfetto. Ho chiamato personalmente io in Lega Calcio ovviamente per far mettere gli orari. Sì, un po' di contemporaneità c'è stata per 5 minuti perché il Milan non finiva più. No, comunque, Vietti aveva fatto un gran weekend dove purtroppo gli è mancata la ciliegina sulla torta, perché aveva letteralmente dominato sin da venerdì, però purtroppo ha pagato il calo vistoso della gomma dietro, faceva dei traversi da UFO sia quando stava arrivando Manu Gonzalez e quando l'ha passato. Ci ha provato a rimanere lì sotto, ma si vedeva che era in bilico con il posteriore. Un Vietti che questa stagione sta mostrando quella costanza per stare nella lotta al titolo che gli è sempre mancata. Sarà magari anche per il possibile contratto MotoGP che può firmare, ma ne parleremo nel video dedicato. Barcellona è sempre stata una sua pista e vediamo se riesce a colmare quel piccolo gap di ritardo che ha nei confronti di Manu Gonzalez, che è sempre solido davanti e costante. In zona podio lui c'è sempre e penso che stia rispettando le mie aspettative che abbiamo detto. Credo che Manu Gas ancora una volta può fare sempre quello step dove si può ritrovare ad essere più veloce di tutti, perché come abbiamo detto anche alle Manne c'è sempre qualcuno più veloce di lui per la vittoria. Questa volta c'era Vietti, però i fatti a sto giro hanno girato in un'altra maniera, dando un altro risultato, però penso che Manu Gas sta facendo tutto molto bene e gli manca da limare quel qualcosa per vincere stando sempre davanti. Un po' sottotono Izan Guevara questo fine settimana dopo l'unplanned di Le Mans, però ha limitato i danni facendo una gran rimonta da 11° a 3°, rimanendo aggrappato alla lotta al titolo. Anche per Alonso stesso discorso, non so come sia messo fisicamente, però la qualifica rimane sempre il suo tallone d'Achille, dove è sempre costretto a rimontare e non giocarci la vittoria partendo indietro. Mettesse a posto il venerdì e il sabato per assicurarsi una buona casella di partenza ci sarebbe anche lui.
però mi sta un po' deludendo Alonso, perché avrebbe le potenzialità ma ancora non ha raggiunto quella maturità e velocità per essere uno che vince il titolo, è ancora un po' acerbo sotto certi punti di vista. Mentre Holgado sta facendo sempre la sua stagione un po' come faceva in Moto3, dove è veloce, è lì davanti ma non è un top che alza il livello, è in una via di mezzo dove non eccelle, diciamo. Holgado non è mai stato storicamente un pilota più veloce degli altri, ma che è sempre lì nel gruppo per vincere. Qualche volta ha il suo exploit dove è più veloce degli altri, però nella media è sempre in top 5, mai sempre davanti a martellare. Nel weekend in cui si è rivisto anche Aleix Espargaró nel paddock dopo il brutto infortunio nel test di Sepang, un tema che è stato chiesto ai piloti, forse addirittura predittivo di tutto quello che è successo in questo weekend, riguarda la loro presenza alla Safety Commission. Per chi non lo sapesse, la Safety Commission è quell'organo in cui i piloti si riuniscono insieme ai rappresentanti della federazione di Liberty Media adesso e dell'IRTA, l'associazione delle squadre, per discutere sulle cose da migliorare per la sicurezza. Di norma si riuniscono il giovedì o il venerdì sera, solo che con il passare del tempo le presenze dei piloti alle riunioni si sono drasticamente ridotte. In passato, quando c'erano i capisaldi veri come Rossi, Lorenzo, Marquez, eccetera, per parlare degli anni più recenti, che avevano un peso politico molto importante, le riunioni in Safety Commission erano molto importanti e si stava tanto tempo a parlare di certe cose. Adesso invece viene molto snobbata, c'è sempre meno comunicazione tra i piloti, l'odierna Liberty Media, e i piloti stessi, che può indebolire l'influenza dei piloti e quindi il tutto li rende meno uniti su argomenti importanti. Infatti Pecco Bagnaia ha criticato molto il fatto che i piloti non partecipano alle riunioni. Alemann ha detto che erano solo in 3, dove hanno anche aggiunto una regola a campionato in corso, quella del caso Marquez di Jerez. Lui, Marini, un altro presente, probabilmente Miller, ma non lo so, però sembra che sia lui, non erano d'accordo nel mettere regole in corso d'opera, ma solo a campionato finito. C'è sempre l'idea di voler formare questa associazione dei piloti con un rappresentante che faccia da collante tra l'organizzazione e i piloti per farsi sentire e avere un peso politico. Secondo me è una cosa che i piloti devono fare mettendo una persona con carisma, che può essere un ex pilota, avevano fatto il nome di Sylvain Guintoli ma non è andato in porto, oppure una figura come Livio Suppo molto apprezzata dagli esperti del paddock. Bagnaia è sicuramente il più attivo nel cercare di avere rapporti con Liberty in Safety Commission per fare delle migliorie, è il rappresentante, diciamo, di quelli che corrono, ed è una figura che ci sta perché è molto diplomatica e seria, ce lo vedi in quel ruolo. E voi direte, se non ci va nessuno, che la facciano obbligatoria così tutti si presentano. Questo weekend ci sono andati solo Bagnaia, Marini, Miller, Morbidelli, Martin e Bezzecchi. Giusta osservazione, l'ho pensato anch'io, però uno come Luca Marini ha sostenuto che rendere obbligatoria la partecipazione non migliorerebbe la situazione, perché non è un problema di numeri a quanto sembra, ma perché ogni pilota guarda i suoi interessi e c'è chi rema da una parte e chi dall'altra, non si va in un'unica direzione, non si è uniti. È una cosa che ci può stare, giustamente in questo sport si deve essere anche egoisti. Ha proposto anche Marini di eleggere un rappresentante dei piloti, quindi lo sanno meglio loro che ci sono dentro di noi, e se è così non si può dire molto altro. Ma quello che secondo me devono fare i piloti è di essere presenti alla Safety Commission tutti, perché va bene, non si potrà essere uniti su tutto, ma una strada la si può trovare, perché è meglio esserci tutti e discutere che essere in 3-4 dove non hai voce e influenza, perché altrimenti con il passare del tempo i piloti vengono sempre più snobbati e non presi in considerazione e non hanno voce in capitolo. Il problema è che con il cambiamento di questo format così intenso e stressante, dove si sono alzati di gran lunga i numeri degli infortuni, i piloti fanno fatica a presentarsi tutti in Safety Commission, perché oltre alla pista hanno gli eventi con gli sponsor, sono sempre sul pezzo e hanno poco tempo per staccare, dove la pressione è altissima. E anticipo questo discorso per quello che diremo dopo. Bisogna iniziare a modificare qualcosa nel regolamento per rendere questo format meno stressante, togliendo le sprint, grazie, o riducendole se proprio volete tenerle, per fare cose più utili che danno benefici al regolamento e all'azione in pista. Ma il discorso della Safety Commission lo riaffronteremo fra poco, perché adesso parliamo di tutto quello che è successo domenica, così ricolleghiamo anche il discorso perché è tutto unito. E poi, anche se non è facilissimo dopo tutto quello che è successo, facciamo
tutte le considerazioni e le analisi. Non stiamo a riassumere tutta la dinamica per filo e per segno di Acosta e Alex e Digia, perché l'abbiamo vista tutti, sappiamo com'è e le immagini non sono facili da commentare. Semplicemente Acosta, da come ha fatto sapere lui, ha avuto un problema elettrico sul rettilineo. Alex Marquez subito dietro di lui ha già fatto il possibile per evitarlo con dei grandi riflessi, infatti lo struscia appena e poi parte l'incidente scioccante con la moto di Alex che vola in pista facendo ricordare quello che è successo in Austria nel 2020 e la ruota con la forcella attaccata della sua moto colpisce la moto di Di Giannantonio, oltre agli altri pezzi volanti che hanno colpito anche i piloti più indietro. E aggiungo solo che è andata molto bene per Alex in tutto questo, che sia scivolato lungo la pista e non abbia sbattuto contro il muro direttamente sia prima che con la moto dopo. Qui adesso devo fare una nota per dei vergognosi giornalisti e media che confermano che a oggi il mestiere del giornalista sia morto e sepolto. In Italia siamo a un livello penoso nel dare notizie e immagini senza scrupoli ed empatia per arrivare primi su una notizia dove i giornalisti vendono tutto pur di darne una, ma anche nel mondo gli sciacalli e i vergognosi non mancano, come questo articolo del sito spagnolo El Mundo, uno dei più importanti del paese iberico, che mette un bel articolo cronaca dell'incidente con una foto di Alex Marquez in primo piano a terra. Faccio vedere questo screen sia perché fortunatamente tutto è andato bene, fra virgolette, perché poteva andare molto peggio con una tragedia, ma soprattutto per evidenziare la merda della società di oggi, soprattutto quella dei media. Credo che chi abbia messo questo articolo e chi l'abbia fatta provare siano veramente ridicoli. C'è una testimonianza di questo account X che passa la palla anche ai fotografi e chi gestisce la pagina ha riportato che lavorando per un campionato mondiale ufficiale, nei briefing che fanno i fotografi, viene detto che si possono scattare foto dell'incidente, dopo l'incidente, quando il pilota si è rialzato, ma non si possono scattare foto dei piloti feriti a terra e se si fa vanno cancellate e soprattutto non vanno mandate ai media. Quindi per me che questo patto ci sia o no anche nella MotoGP, anche i fotografi sono responsabili nella creazione di articoli senza umanità come quello che abbiamo visto. Così come Mundo Deportivo, uno dei più importanti quotidiani spagnoli insieme ad Asse e Marca, che ha postato su X due foto che hanno tolto e non ho fatto in tempo a fare lo screen, ma l'avrei comunque censurato, ma solo per far vedere la poca decenza o la spazzatura o la bassura, come si dice in Spagna, dove avevano mostrato l'ambulanza e il soccorso in pista in una maniera che secondo me si poteva tranquillamente evitare. La prima cosa a cui ho pensato alla seconda ripartenza è stata: speriamo che tutti siano più o meno tranquilli, che facciano a modo la prima curva dopo questo shock. Purtroppo Zarco non so se ha sbagliato lui la staccata o se ha frenato allo stesso punto e ha avuto un problema. Comunque gli si è scomposta la moto e andando lungo ha tamponato Marini, che poi ha coinvolto Bagnaia. È stata una carambola che mi ha riportato immediatamente all'episodio di Barcellona 2006 con Capirossi, Gibernau, Melandri e Pedrosa, momento in cui hanno approvato l'inserimento del paraleva del freno. Se Melandri in quell'incidente era rimasto incastrato con la testa fra le moto di Pedrosa e Hopkins, qui a Zarco è rimasta agganciata la sua gamba alla moto di Bagnaia fra la gomma posteriore e la parte inferiore della sella. Sono uscite delle foto molto più sensibili e a fuoco dell'incidente, dove fa abbastanza impressione vedere Zarco e la sua gamba agganciati alla moto di Bagnaia, e io decido di non mostrarvele, anche vabbè se comunque ci sono nel web, perché sono già un po' oltre per i miei standard a mostrare i frame della diretta facendo la cronaca, però ci sono video amatoriali dalle tribune e foto dove volevo anche sottolineare la reazione immediata di Pecco Bagnaia e Luca Marini nel chiamare i soccorsi e rimanere lì ad aiutare il suo collega, perché in queste situazioni le rivalità non esistono. Terza ripartenza, fortunatamente l'ultima, ma i colpi di scena non mancano. Martin cade dopo un contatto con Raul Fernandez subito al primo giro. Di Giannantonio viene su e se li beve tutti, con Acosta che cala con il passare dei giri, perdendo il podio a favore di Mire Aldeguer. E all'ultima curva dell'ultimo giro Ogura entra toccando Acosta che cade, ed è un vero peccato dopo il gran weekend che aveva fatto Pedro. Analizzeremo i due contatti della terza gara nella rubrica dedicata come sempre, tra poco. Lo so, c'è molta roba e quindi rimanete fino alla fine che stiamo ripercorrendo tutto in ordine cronologico. Digia poi va a vincere in modo eroico, così come tutti gli altri piloti che sono ripartiti. In mezz'ora è passato dal vedersi volare addosso la ruota con la forcella attaccata a vincere la gara.
Questo dimostra come sempre che i piloti di moto sono di un'altra categoria, il loro eroismo è da incorniciare da qualche parte, perché ripartire dopo lo shock che è successo non è assolutamente facile, perché hai altri pensieri per la testa, soprattutto sulle condizioni fisiche dei tuoi colleghi, e corri sicuramente in un'altra maniera nonostante tu debba rimanere freddo e concentrato per correre la gara, tra tutto quello che ti passa per la testa. E già farlo in una seconda ripartenza è tosta, farlo per una terza con un altro shock immediato, perché la bandiera rossa viene fuori subito per un incidente appena riparti dove altri colleghi hanno subito dei traumi, è veramente difficile. Cerchi sicuramente di essere egoista, ma non sono dei robot codificati. Quindi come sempre a queste persone che non sono umani vanno fatte delle statue, e non da poco. Alex Marquez e Zarco nelle ore successive hanno rassicurato sulle loro condizioni fisiche. Lo spagnolo si è rotto la clavicola destra e ha subito una piccola frattura alla vertebra C7 ed è stato operato alla clavicola la scorsa serata. Zarco invece nella dinamica molto spaventosa ha un bilancio tostissimo ma meno peggio di quanto ci si potesse aspettare. Ha subito lesioni, legamenti crociati anteriore e posteriore, nonché al menisco mediale, e ha inoltre riportato una piccola lacerazione della fibula nella zona della caviglia. Questo è quello che ha fatto sapere il team LCR tramite un comunicato ufficiale, che ha aggiunto che nella giornata di oggi, di questo lunedì, è in Francia per consultare specialisti e valutare i prossimi passi nella sua guarigione. La gara però non è finita sotto la bandiera a scacchi, finisce alle 18 per le pressioni delle gomme. Sono stati penalizzati per 16 secondi Joan Mir, che ha perso il podio ed è finito 13esimo, Raúl Fernández da quarto 17esimo e quindi 0 punti, Rins da 11esimo a 14esimo, Miller da 14esimo a 15esimo e Toprak da 15esimo a 16esimo. C'era anche Bagnaia tra gli investigati, ma non ha ricevuto la penalità e si è preso il terzo posto d'ufficio dopo la penalità di Mir, con Aldeguer che è balzato al secondo posto, e può essere più contento anche Bezzecchi, che nella lotta mondiale si è preso qualche punticino in più. La regola delle pressioni delle gomme abbiamo detto spesso che è una boiata di per sé, e lo è ancora di più quando i piloti sono costretti a ripartire 2 volte quando hanno poco tempo per avere delle gomme belle calde con le termocoperte messe per un tempo inferiore alla normalità. Bisogna essere ancora più bravi dai box a calibrare la pressione. Forse qualche modifica sulla ripartenza con le pressioni andrebbe fatta. Io la modificherei o cancellerei di base, ma penalizzare un pilota per una cosa che non dipende da lui dopo 2 ripartenze dove c'è un rischio ancora più alto che la pressione scenda, secondo me è ancora più scandaloso di quanto sia scandalosa la regola base delle pressioni. E rimaniamo sul tema delle modifiche. Allora, la questione principale che è saltata fuori riguarda la troppa distanza tra la griglia di partenza e la staccata della prima curva, dove le moto arrivano fucilate in quinta marcia, troppo veloci, e al minimo errore o contatto la si può pagare cara. Tutti si sono chiesti se si potesse spostare la partenza più avanti, perché con le MotoGP mostruose di adesso si arriva molto forte fra potenza, aerodinamica e abbassatori ed è molto pericoloso. Questo discorso vale per tutti i circuiti. Il Mugello è ancora peggio da questo punto di vista. Così come è pericoloso anche passare a una grande velocità sull'erbetta nel rettilineo quando si è in scia, che accade per la maggior parte delle volte in Moto3. Poi il discorso della potenza trova un po' il tempo che trova, perché anche le 8,50 andranno molto forte e faranno tempi vicini a quelli delle 1000 se non più veloci. È tutto l'insieme che rende queste MotoGP dei bolidi allucinanti. Il tema della distanza della partenza l'ha fatto saltare fuori anche Mir, giusto nel retropodio, dopo la gara. Prontamente censurato e tagliato dai canali ufficiali della MotoGP, perché se lo volete riguardare hanno tagliato proprio la parte dove Mir chiede a Di Giannantonio le cose per quanto riguarda la sicurezza. Stendiamo un velo pietoso. Ma non si può spostare la partenza, l'ha detto Luca Marini alle interviste. Ha fatto sapere addirittura che l'hanno già chiesto in Safety Commission, ma non si può fare, anche perché andando più avanti si va leggermente in discesa appena dopo che si parte, quindi non si può fare. Quindi i piloti le cose le sanno e ne parlano. Per loro non è la prima volta di discutere sulla partenza di Barcellona, dell'asfalto senza grip e altro. Non è che iniziano a parlare di una cosa perché viene fuori negli approfondimenti dopo gara, dopo che succede qualcosa. I piloti le cose le sanno. Boh, forse Mir magari non lo sapeva neanche, perché a chiederlo di Giannantonio nel retropodio così magari può essere uno di quelli che non va in Safety Commission e non sa di certe cose. E un tema di cui hanno parlato è anche quello di limitare o vietare gli abbassatori alla partenza. È una questione su cui potremo ricevere aggiornamenti molto presto, perché stanno cercando di mettere d'accordo tutti i team. C'è chi si è chiesto se fosse stato giusto
far ripartire Acosta dopo la prima bandiera rossa. Massimo Rivola all'intervista a Sky non l'ha detto esplicitamente, ha tergiversato ma ha fatto capire che secondo lui non è stato giusto far ripartire Acosta dopo la prima bandiera rossa. Io ancora non ho un parere definito su questo e vi chiedo di dirmi la vostra nei commenti, ma anche in generale su tutto, se sia giusto far ripartire alla stessa maniera uno che ha avuto un problema come Acosta. Perché è giusto non far ripartire uno che è caduto o si è ritirato molti giri prima di una bandiera rossa, perché ovviamente rientrerebbe al pari degli altri e non sarebbe giusto, siamo d'accordo. Qui il problema di Acosta viene allo stesso momento in cui viene esposta la bandiera rossa. Il mio primo pensiero è che ci sta a farlo ripartire perché non ha un vantaggio sugli altri piloti alla seconda ripartenza. In un altro caso parallelo, se avesse avuto il problema, si fosse fermato e dopo un giro fosse stata data la rossa, bisognerebbe controllare il regolamento e vedere se si può o no. Secondo me non è un male far ripartire un pilota nello stesso momento o giro in cui ha un problema o cade. Vorrei avere un contraddittorio su questa mia opinione, così ne posso fare una molto polarizzata. Però il mio primo pensiero è questo. The show must go on. Nella maggior parte delle volte dagli organizzatori prevale il far correre i piloti in condizioni soprattutto psicologiche non facili dopo che si va molto vicini alla tragedia. Io vado subito dritto al punto. La seconda partenza va bene farla, ovviamente in base a quante distanze della gara percorri, perché se passi il numero minimo di giri, la gara è omologata. Ma una terza partenza secondo me è troppo. L'hanno fatta probabilmente perché la seconda gara non è praticamente iniziata, però condiziona molto e fa la differenza, soprattutto nella testa dei piloti. Credo che se la seconda gara fosse durata un po' di più, l'avrebbero data valida con una bandiera rossa più in là, però la frase "the show must go on" regge fino a un certo punto secondo me. È vero che i piloti lo sanno, sono pagati per correre, sanno i rischi che ci sono e ne sono consapevoli. Ci sono degli sponsor, dei soldi in ballo e quindi si va sempre oltre all'etica in queste cose, che è inevitabile, lo so anch'io, non dico che sia sbagliato, ci sono molte cose più grandi all'interno del sistema, quindi ci sta anche andare più in là del dovuto dove sfori appena al limite. La gara bisogna correrla, sì, sono d'accordo, però per come è andata stavolta aver continuato a spremere i piloti sulla frase del "the show must go on" è stato un po' troppo secondo me. E adesso andiamo con la rubrica Sotto la lente. L'incidente nella sprint alla partenza alla prima curva ha visto coinvolti Di Giannantonio, Binder e Mir. Una dinamica che si può dire sfortunata e semplicemente catalogabile come incidente di gara. Digia è entrato non così alla perfezione perché era un pelino lungo ma giusto poco, e quel centimetro in più è costato a Binder perché appena c'è stato il tocco, neanche contatto si può chiamare, è finito per terra, coinvolgendo il povero Mir che era largo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Da notare anche il suo riflesso immediato ma immediatissimo quando Binder cade e lui cerca di rialzare la moto, ma purtroppo non poteva farci niente. Giusta per me la valutazione degli stewards nel non dare nessuna penalità, uno perché era la partenza, due perché è semplicemente un contatto di gara dove non c'è nessuna infrazione. Purtroppo sono cose che succedono e la sfiga gioca a suo fattore. Martin Raúl Fernández. Allora, per me è un incidente di gara. È corretta la decisione della direzione gara di non penalizzare Fernández. Non è un attacco sfrontato e spregiudicato quello di Fernández alla curva 5. Sicuramente può essere dettato un po' dalla foga e dalla frenesia del primo giro di una terza ripartenza. Ma non è un sorpasso aggressivo, lo spazio per entrare c'è tutto e lui non è che va addosso a Martin, perché sì, è un pelo lungo e non tiene una linea perfetta, ma bisogna parlare anche di Martin. Lui sa benissimo che all'interno c'è Raúl e Martin non fa molto per evitare il contatto, lui rimane piegato e continua a fare la curva non rialzando la moto. E purtroppo il contatto causa una caduta che non è un tocco e caduta immediata, ma uno strascinamento, che significa che Martin stava cercando di reggere e fare la curva, di farla comunque. Secondo me, se rialzava appena la moto vedendo all'interno Fernández, sarebbero andati al massimo lunghi. Martin e Fernández giustamente alle interviste guardano i loro interessi e sono molto schietti, soprattutto il pilota Aprilia ufficiale a DAZN Spagna. Creo que lo podéis ver perfectamente en la tele y no hay nada que pueda añadir. Se merecía una sanción. No es algo que yo pueda decidir, así que todo vuelve. Quindi non parla molto, sa perfettamente che per lui ha torto Fernández e lancia anche una bella frecciata, ma
Anche il pilota tra cause non ci va giù leggero. Creo que hay un momento que Jorge no lo gestiona del todo bien. Igual que ayer, en la misma curva pasó algo parecido. Hoy ha sido un poquito más claro incluso. Él frena muy pronto, yo decido meterme. Hay un punto que él, cuando va a tumbar la moto, se ve perfectamente que él levanta porque ve que viene alguien, y cuando él levanta vuelve a tumbar la moto y suelta el freno. Y al final, si pasa un lance de carrera en el cual los dos terminamos fuera de carrera, entro pasado, me lo llevo puesto, él no me ve, voy, pido perdón porque me he confundido y ya está. Pero creo que a día de hoy, o en este momento, viendo las imágenes y viendo la telemetría, estoy hasta más insatisfecho con esta acción que ha hecho, porque creo que no ha sido del todo justo. Vuelvo a decir, él me ha visto perfectamente, porque cuando tumba la moto la levanta y luego la vuelve a tumbar. Entonces, bueno, poco che dire. Sul contatto Acosta-Ogura, per me il verdetto è solo uno: incidente di gara. È sbagliato dare la penalità a Ogura. La direzione gara, che io ho elogiato fino a qualche secondo fa, nonostante qualche piccola critica sempre, per me ha sbagliato in pieno il metro di giudizio usato. Vado dritto al punto. La dinamica Acosta-Ogura è più o meno la stessa, ma a velocità diverse, di Martin e Fernandez. Ma il tipo di ingresso che fanno i due piloti tra cause, che hanno deciso di fare fuoco e fiamme, sono due ingressi normali e decenti, non da pazzi fuori logica, dove, se ci può essere un contatto, può capitare ed è trattabile solo come un incidente di gara. Ogura entra in uno spazio che c'è e lui fa la traiettoria giusta, dove non è fuori linea, e il contatto con Acosta non nasce da un'entrata spropositata dove puoi dire l'ha centrato, l'ha steso. No, lui è entrato bene normalmente e si sono toccati senza che Ogura gli sia andato addosso. Poi bisogna considerare anche che era un sorpasso all'ultima curva dell'ultimo giro, sicuramente non per una posizione rilevante, ma il pilota ci prova sempre, come Digia su Acosta per la quarta posizione alle manne. Lo fanno per la competizione, i punti ovviamente, e l'adrenalina, il gusto. Un pilota lì si butta. Di conseguenza, dato che è un episodio simile a Martin e Fernandez, va usato lo stesso metro di giudizio. Se non penalizzi Fernandez, non penalizzi neanche Ogura. Viceversa, se dai la penalità, ma darla sarebbe stato sbagliato per me. Qui invece hanno usato due pesi e due misure, e secondo me hanno sbagliato in pieno. Non ci doveva essere la penalità per Ogura. E credo che lo riconosca anche Pedro, perché ha detto che queste sono cose che in gara accadono, ammirando il fatto che Ogura l'abbia aspettato per molto tempo fuori dal suo box. Adesso passiamo a fare le considerazioni pilota per pilota insieme alle case. Ovviamente il tutto è molto scombussolato dalla domenica, che poi è stato un weekend di gare sprint, perché la gara lunga non c'è stata in pratica, però prendiamo una media di quello che abbiamo visto nel fine settimana, anche perché non è facilissimo parlarne. La KTM ha beneficiato di essere su una pista amica, erano veloci tutte, solo che è Acosta che fino a un certo punto ha dimostrato e fatto risultato, perché a conti fatti in gara ha fatto 1-0. C'era qualche avvisaglia però sui problemi tecnici della KTM, come l'ha evidenziato Bastianini, come l'ha evidenziato Binder prima della partenza della gara della domenica, e poi il tutto si è manifestato con Acosta in mezzo al rettilineo, veramente una cosa spaventosa. Però nel complesso le KTM hanno dimostrato che dove c'è poco grip si esaltano, un po' come l'Aprilia ai tempi, e Acosta, che di per sé alza il livello quando fanno fatica, quando la pista e la moto si trovano un po', è tipo matematico che possa giocarsi la vittoria. Poi entrano in gioco le difficoltà e il calo soprattutto di gomma che si vede. Acosta non riesce a dare per tutta la gara, però nella sprint, se c'era un giro in più, la vinceva, perché sembrava spacciato, ma poi era ritornato sotto ad Alex Marquez. Gran pole di Pedro, ed era in un weekend bolla, dove sembrava che finalmente potesse essere il suo momento. Lui, sappiamo il pilota che è, e non ha bisogno di farci vedere cose in più attualmente, le dobbiamo solo vedere con una moto competitiva quando cambieranno aspettative e pressioni. Però per vincere una gara lunga o vince con una situazione ambigua, oppure normalmente è molto difficile, perché le altre moto vanno più forte e sarà molto difficile, perché lui dà il massimo sì, ma la moto sappiamo che non gli permette di fare più di tanto. Binder si è appena rivisto perché la KTM si adattava bene a questa pista, ma io penso che le sue chance di vedere il MotoGP il prossimo anno siano molto basse, a meno che non faccia una retrocessione in Tech 3. Bastianini invece la velocità ce l'aveva, solo che
continua a non passare il solito taglio del venerdì o quello del Q1, storicamente ha sempre fatto fatica lì, quindi rimonta sì, ma i risultati effettivi sono quelli fino a un certo punto. Anche le Honda non male. Mir arriva anche sul podio per tutto quello che è successo, ma anche Zarco è andato forte, mentre Marini adesso è quello più in difficoltà rispetto ai due, forse anche perché sa di essere fuori dalla Honda e sul fronte mercato non ha ancora una stabilità, e la sicurezza di un posto che non c'è al momento potrebbe influire. Mir comunque guida la moto in una maniera incredibile, la sbatte di qua e di là come un toro imbizzarrito e riesce anche a domarla. Il weekend della Ducati si è aperto con un chiarimento sul motivo della caduta di Bagnaia a Le Mans. Sia Bagnaia che Tardozzi hanno detto che la scivolata non è stata causata da un problema, presumibilmente ai freni, come ha detto Pecco lo scorso weekend. Non hanno detto altro, io non so, lo sanno meglio di me all'interno, quindi parlare da fuori non ha senso. A me la caduta sembrava normale, senza che fosse neanche tanto fuori dalla traiettoria ideale, però sulla moto c'era lui, mica io, quindi vi dico, può essere che ci sia stato un problema, ma che abbiano voluto ritrattare una settimana dopo, forse perché non andava detto che ci fosse stato un problema. Quindi Ducati, che comunque studia la comunicazione insieme ai piloti e dice quello che bisogna dire, all'inizio gli andava bene di dire questo problema, ma poi sarà successo qualcosa e hanno voluto ritrattare, salvaguardando l'azienda a discapito del pilota che non ne esce bene. Può essere così o magari no. Ma anche il buon Valentino a Sky una piccola bordata contro la Ducati non se l'è risparmiata. Però a me mi piacerebbe, sai, che la stagione è ancora lunga e probabilmente Pecco l'anno prossimo non correrà più con la Ducati, però mi piacerebbe che anche alla Ducati si impegnassero come si impegna Pecco per cercare di tornare davanti, perché come in un matrimonio dove ci si è tanto amati, quando succedono delle cose brutte come l'anno scorso, comunque non ci sono i risultati, comunque ci sono delle dichiarazioni di Pecco che vedo che gli animi si sono molto raffreddati, capito? Però Pecco ci sta provando e io spero che anche tutti in Ducati ci provino, perché il potenziale secondo me per tornare a vincere c'è. Bagnaia certamente non aveva lo stesso feeling di Le Mans, era più lento e nettamente in difficoltà, quando per l'ennesima volta i piloti satellite sono nettamente più veloci e possono vincere, quindi qui c'è più un problema del pilota. Perché la Ducati in queste gare ha colmato il gap con l'Aprilia, che non è la più dominante delle prime tre gare, e la moto in sé può vincere se la può giocare per le prime posizioni. Lo dimostrano Digia, che è più costante, e Alex Marquez, solo che Alex, vabbè, ora togliamo l'infortunio, lui sta facendo fatica alla sua parte e riesce a esprimersi solo nelle sue piste preferite, già nelle altre incontra più difficoltà. Alex era il favorito per vincere, secondo me avrebbe potuto fare doppietta e aveva il passo migliore di tutti sulla lunga durata. Adesso gli auguro solamente una pronta guarigione. Poi terzo posto di Bagnaia è valido solo per la classifica, e lo sa anche lui che non è un terzo posto guadagnato, ovviamente non lo sente suo, perché per il resto sì, ha avuto una buona progressione in gara, massimo da quinta posizione però. E sulla questione sicurezza va aggiunto che Bagnaia è ripartito con vari dolori, soprattutto al collo, e forse non era pronto per correre, dato che a ogni frenata ha detto che gli girava la testa, oltre che ad avere un polso dolorante dopo la caduta. Quindi anche in queste cose la sicurezza deve avere un occhio di riguardo in più per modificare meglio il regolamento. Si è visto uno sprazzo di Fermin Aldeguer veloce. Qui ha fatto un weekend più competitivo degli altri, non è ancora a posto, sarà al 70%, zoppica ancora e l'infortunio al femore si fa sentire. L'avevo detto che sarebbe tornato in forma verso la fine della prima parte di stagione, quindi dopo la pausa estiva potremo vedere un'altra Aldeguer, e sarà curioso vederlo con la Ducati dell'anno scorso per vedere cosa tira fuori. Una bella favola di Di Giannantonio, che tra tutti gli eroi che abbiamo visto in pista lui ha una bella storia, perché appunto è passato dal prendersi una ruota addosso alla sua moto a vincere in mezz'ora. È sempre il riferimento attuale della Ducati, terzo in campionato, da separato in casa si può dire, sotto gli occhi di Valentino, che comunque quando viene dà quel brio in più ai piloti. Come Morbidelli, che dovrà minimo una cena a Bagnaia, dato che l'ha trainato e fatto passare in Q2 mentre lui è rimasto fuori, e comunque ha fatto una gran qualifica facendo secondo. Ogni tanto c'è qualche lampo di Franco. Tigia però continua a sbagliare le partenze, si ritrova spesso indietro ed è costretto a rimontare perdendo subito il gruppo di testa, ma vedendo le difficoltà dell'Aprilia era una buona occasione per recuperare punti, e lo è stata, perché ora è a meno 26 da Bezzecchi. E su questo passiamo proprio all'Aprilia, che non era velocissima al top per vincere, però era veloce allo stesso tempo. Mi spiego meglio.
I singoli piloti hanno influito di più che il potenziale della moto, secondo me, in questo weekend. Perché Ogura, anche lui è stato rovinato dalla qualifica, però la velocità l'ha dimostrata perché ha fatto una bella rimonta nella sprint e in gara ha avuto una solita grandissima progressione, come ha già fatto vedere anche nelle scorse gare, dove a volte gli ha giovato e a volte no. Raul Fernandez è sempre stato la prima Aprilia più costante, però per vincere non ne aveva, però era costante, quindi il singolo pilota faceva la differenza per alzare il livello della moto che era competitiva. Tornando sul contatto Fernandez e Martin, io ho visto un po' come una caduta di stile vedere Massimo Rivola che va davanti alle telecamere da brivio incazzato come se fosse una squadra di una casa avversaria, quando invece è la tua satellite. Cioè, semmai parlane col pilota in privato, ma non ho capito questa scena perché Brivio giustamente risponde io cosa ci posso fare? Cioè, non è che poi lo istruisce Brivio Raul Fernandez su come deve correre in tutto e poi doveva aggiungere io che cazzo ci posso fare, l'anno prossimo me ne vado in onda. Cioè l'ho vista anche come una reazione da pressione mondiale perché in Aprilia hanno visto e stanno vedendo che ci sono occasioni importanti con Bezzecchi e Martin, che appunto quest'ultimo era lì davanti per prendere punti dato che non c'è Marc Marquez e quindi si inizia a sentire anche la pressione del titolo. Abbiamo parlato infatti di come sarà importante la gestione della squadra all'interno di Aprilia lo scorso dopogara. Più comprensibile la reazione di Martin dopo la caduta. Ci sta che con tutta l'adrenalina e il fatto che ha perso un'occasione molto ghiotta fosse incazzato. Certo, non è bello vedere che spinge un suo uomo squadra, Paolo Bonora, però vedete, lui ha capito benissimo la situazione e non ha detto nulla. Poi Martin a freddo si è scusato ed era prevedibile. Fa parte del suo carattere esplosivo e impulsivo, c'è chi reagisce alla sua maniera. Con Martin continua il discorso che il singolo pilota ha fatto la differenza rispetto alla moto, perché è caduto 5 volte questo weekend, sono troppe, facciamo 4 togliendo la caduta in gara. Però la prima caduta penso che gli abbia condizionato un po' tutto il weekend. E qui chiudiamo il collegamento con la Safety Commission, dove devono prendere la palla al balzo per ottimizzare le vie di fuga in ogni circuito, perché, così come abbiamo detto per il Brasile, anche a Barcellona, nell'ultimo settore, proprio alla curva 12 dove è caduto Martin, c'è troppa vicinanza tra gli airfence e la pista, bisogna allungare la via di fuga. Hanno modificato la curva 10 del Conrad proprio per lo stesso motivo, perché c'era troppo vicini, e va fatto lo stesso anche alla 12. Perché purtroppo vedere il pilota cadere che scivola verso la moto ricorda troppo la dinamica di Luis Salom sempre in questo circuito e bisogna fare assolutamente qualcosa. È stato un fine settimana per Martin condizionato dalle cadute che non gli hanno permesso di essere lineare, perché la caduta ti toglie sempre quella fiducia. È ricaduto nella practice, ma poi sabato mattina era già ritornato in forma e veloce, però nella sprint è ricaduto. E in gara era un papabile per vincere insieme ad Alex Marquez. Non abbiamo visto il vero potenziale di Martin qui a Barcellona e poteva essere ancora lui la migliore Aprilia invece che quella di Fernandez, però per una cosa o per l'altra non è riuscito a esprimersi e poi fare risultato, perché conta quella alla fine. La conferma è che è stato ancora più veloce di Bezzecchi. Nel pre-gara avevo avvisato di come Bez questa pista non l'ha mai digerita e avrebbe faticato, infatti non è mai stato competitivo. Ha faticato molto ed è stato il primo weekend difficile dove non era veloce. A Le Mans lui era di più su una pista non amica. Qui invece su una pista non amica, come ci si può aspettare, non ha dimostrato velocità, soprattutto nella sprint. Quindi qui a Barcellona sono stati più i piloti ad avere dei problemi loro che la moto in sé, come ho già detto, perché Bezzecchi soprattutto era lento più per se stesso, perché in confronto alle altre moto non può obiettare, erano più veloci. Però a conti fatti ci ha guadagnato lui su tutti. Quarto posto d'ufficio e sicuramente se lo prende volentieri in chiave campionato, anche se non lo sente suo. Poi 15 punti di vantaggio non sono niente ora, ma alla fine dei conti sui fatti ha vinto lui. Ma alla lunga questa mancanza di velocità nei confronti di Martin soprattutto, ma anche magari di altri piloti, rischia di pesare. Deve mettersi a posto e lo sa anche lui. Ragazzi, per questo episodio del dopogara non ci saranno né lo spazio social né le pagelle. Le domande su Instagram ci sono state, vi ringrazio, continuate a seguirmi che lo rifacciamo al Mugello, però le domande erano tutte più o meno legate ai temi che ho detto durante il video, quindi avrei ripetuto le stesse cose ma leggendo le domande come cose in più, tipo è stato giusto fare 3 partenze, non si doveva sospendere e così via. Le pagelle ragazzi darei un 10 a tutti questi piloti eroi, questi guerrieri che ci ricordano che loro non sono esseri umani e fanno totalmente un altro sport rispetto agli altri, dove
Possono parlare solo loro e non noi dal divano che li guardiamo. Si possono dare dei voti, ma sarebbero anche un po' sballati dalla gara della domenica. Sicuramente un weekend positivo nel complesso per Acosta, difficile per Bezzecchi, Martin era veloce ma non ha raccolto niente, Alex Marquez era un papabile vincitore ma purtroppo è andata diversamente, Diggia ha fatto un capolavoro e così via. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, che a breve arriva il video dove parliamo di mercato. Comunque, iscrivetevi perché al Mugello ci vediamo, ci saranno tante cose molto belle da gustare, ma comunque rimanete sempre collegati perché ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao! Io eviterei di guardare Costa e guardarlo. Almeno io, però, perché io sono fatto così, perché un pilota così forte non gli darei l'astica, come si dice da noi. Passerei e guarderei davanti. Lazzica. Contento, così.